Ragazzi, benvenuti sul mio canale, benvenuti a questa nuova recensione. Io mi chiamo Alessandro e stasera vi parlo di Speak No Evil, per il film presentato al Sundance di quest'anno, Sundance Festival 2022. Attenzione perché c'è un omonimo del 2013, non sono lo stesso film, questo è un film danese, una produzione nord europea, e come tutti i film nord europei horror si sa già quando li cominciate a vedere che tutto finirà nella maniera peggiore possibile, tutti quanti faranno una fine orrenda, perché gli horror asiatici, come sapete se mi seguite, sono trash, gore, violenti, malati. Quelli nordici sono invece patinati, eleganti, fini, ma tutti quanti faranno comunque una fine terrificante, già si sa, e questo non fa eccezione. Ve ne parlo. Ci sono due famiglie che si incontrano in vacanza in Italia, luogo meraviglioso per passare le vacanze e per conoscere psicopatici. I danesi, madre, padre ed una figlia piccola, incontrano questa coppia olandese al ristorante. Gli olandesi si sono trasferiti in Italia, hanno un casale in Toscana. Veniteci a trovare, abbiamo un bellissimo casale, state con noi il fine settimana. Vanno in questo casale, all'inizio tutto sembra andare bene, carne dappertutto, ospitalità, allegria. Il bambino non parla perché non c'ha la lingua, il papà dice di essere un dottore e spiega che il bambino è nato con questa malformazione, però si fa capire, in realtà il bambino sta sempre chiuso su se stesso, così non parla, non interagisce, sembra quasi un cadavere, anzi impedisce alla bambina addirittura di giocare con lo scivolo in un parco giochi, perché si siede sulla punta e non fa giocare la bambina. E la cosa più terrificante è una scena che si verifica di notte, quando questo bambino si trova faccia a faccia con il papà danese, apre la bocca come vuole dire qualcosa, ma non proferisce parola perché non c'ha la lingua, anzi ci viene dato anche un bel primo piano della bocca dove non si vede la lingua, per le scene più forti della prima parte del film. Si va avanti, vanno al ristorante, dicono di voler dividere il conto, poi alla fine l'olandese se ne va e lascia il povero cristo danese, che è il suo ospite, a pagare tutto il conto. Non solo, ma vanno in macchina, mentre tornano a casa l'olandese mette musica rock altissima e comincia a toccare dappertutto sua moglie, e quelli dietro che sono ospiti li guardano un po' diciamo così sorpresi, si trovano anche in una situazione molto di disagio. Arrivata a casa la moglie del danese dice: io mi voglio andare, questo non mi piacciono, sono sconsumati, si toccano, musica altissima, il bambino non parla, non interagisce, io qua non ci voglio stare. Il marito dice: vabbè, siamo altre 24 ore, tanto dopodomani ce ne andiamo, che cosa può succedere? Il giorno appresso le cose cominciano a farsi ancora più strane, perché i due bambini cominciano per esempio a giocare, a ballare al ritmo di musica, mentre la bambina danese balla, si diverte e si muove, quello invece sta sempre lì inchiodato, non interagisce. Il padre, visibilmente ubriaco, prima comincia a gridargli, poi comincia a menargli e poi gli tira addirittura una tazza appresso. Il danese dice: senti, ma che dobbiamo fare? Non ci si comporta così nei confronti di un bambino. Io mi sono sentito molto strano, anche se non è mio figlio. Alla fine decidono di scapparsene, se ne scappano, ma sono costretto a tornare indietro perché la bambina aveva dimenticato l'orsacchiotto, l'aveva disintegrata la bambina. Tornati a casa, tra l'altro, si accorgono che l'orsacchiotto stava sotto al sedile, era finito, e quindi non potevano tranquillamente scapparsene. Però tornati a casa si ritrovano la coppia olandese davanti che dice: ma come? Non è scappati di notte come dei ladri, vi abbiamo messo a disposizione la casa, siamo stati amichevoli, siamo stati perfetti padroni di casa. Poi dice: senti, non ci voglio stare, voi siete vegana e mi state mettendo davanti carne dalla mattina alla sera, vostro figlio non interagisce con mia figlia, vi toccate davanti a noi in macchina, mi fate sentire scomoda, sinceramente non mi sembra modo. Il marito dice: vabbè dai, state qua altre 24 ore, saranno le 24 ore più belle della vostra vacanza, ve lo assicuro. Già ve lo dico, preparatevi. Non sarà assolutamente così. Il marito di notte si sveglia nello scantinato in perlustrazione e trova attaccato alla parete decine, se non centinaia di foto polaroid, tutte quante ritraenti famiglie, padre, madre e bambino piccolo, padre, madre e bambina piccola, tutte quante famiglie come la sua. Lui dice: qua non ce ne dobbiamo stare, ce ne dobbiamo scappare, questi sono psicopatici, chissà che fanno questi con questi bambini. Mia moglie aveva ragione, piglia moglie e figli, si mette in macchina e se ne scappa. Però mentre sta scappando, stavolta la macchina finisce fuori strada, esce dalla macchina, vede al di là del lago dove si sono fermati delle luci, ci sarà sicuramente un villaggio, là vado a cercare aiuto, si butta nel lago, se la fa a nuoto, dall'altra parte non trova nessuno, si rifà tutto il lago un'altra volta a tornare indietro, va in macchina, moglie e figli sono scomparsi. Attenzione, allarme spoiler, se ve lo volete vedere andatevelo a vedere, ve lo consiglio, ve lo straconsiglio, il film è veramente bello, però preparatevi perché alla fine vi ritroverete un vuoto cosmico all'interno e un cazzotto nello stomaco difficile da digerire, ve lo dico, però merita. Volete andare avanti? Volete che ve lo racconto io? Perfetto, andiamo avanti.
Prima di scappare la seconda volta, il papà danese era passato per la piscina dove il bambino, questo qua che vedete qua dietro qua, morto a faccia in giù nell'acqua, annegato. Quindi evidentemente il papà aveva disintegrato, come era facilmente immaginabile. Che cosa succede? Il papà è disperato, il danese non trova la moglie, non trova i figli, comincia a strillare. Fari nella notte, una macchina si avvicina, a bordo di questa macchina chi c'è? La coppia di psicopatici olandesi e dietro la moglie e la figlia. Sali in macchina, vieni con noi, ti dobbiamo parlare. E il papà già capisce che le cose staranno andando a schifio, perché li bloccano con la cintura di sicurezza, non li fanno muovere, cominciano addirittura a tirargli dei cazzotti a tutti, alla moglie, alla bambina, al padre, non si capisce niente, anche la moglie dietro tira fuori delle forbici. Alla fine si fermano in piena campagna, viene aperta la porta la apre quello che aveva fatto da babysitter ai bambini mentre quelli erano andati a mangiare al ristorante, prende la bambina, le tira fuori la lingua e con la forbice le taglia la lingua di netto. Quindi capiamo che evidentemente il bambino, questo qua, non era nato con la malformazione, ma la lingua era stata tagliata, e si cominciano a capire tante cose. La bambina comunque con tutta la lingua tagliata viene spigliata via dalle braccia della madre e viene portata via chissà dove. Alla fine restano questi poveri cristi in macchina, già diciamo così oramai hanno capito quello che sarà il loro destino, non lottano nemmeno più, vengono fatti scendere dalla macchina, spogliati, si spogliano nudi, completamente nudi, quindi nudo integrale femminile e nudo integrale maschile, perché al nord queste cose naturalmente non colpiscono, sono assolutamente abituati a fare questo tipo di scene, anche in Midsommar l'abbiamo vista in altri film nordici. Nudi vengono fatti scendere in un canale e vengono ammazzati a pietrate da sopra. Gli olandesi psicopatici prendono dei sassi e li cominciano a lapidare, e si vede questa scena terrificante di queste pietre che atterrano sui corpi di questi due, tra l'altro bianchissimi a chiaro di luna. Quindi per questo vi dico, film molto ben girato, anche scene all'esterno con luci, sottofondi, fotografia e scenografia molto molto belle. Queste pietre che colpiscono i corpi, dove colpiscono nascono immediatamente dei lividi, nelle teste addirittura si aprono, si crepano, e quindi si dissanguano i due, che vengono presi a pietrate nonostante siano già evidentemente morti. Una morte terrificante, bruttissima. E il film come finisce? Finisce con la bambina senza lingua su un'altalena che sta giocando con dei bambini figli di una nuova coppia che era andata a trovare gli olandesi psicopatici. Evidentemente fanno questo da chissà quanto tempo, invitano delle famiglie, dopodiché ammazzano i genitori, tagliano la lingua al bambino e se lo rubano. Quindi praticamente il figlio, questo qua che vedete qua dietro, non era loro figlio, era figlio chissà di quale coppia precedente, quindi loro lo trattavano come se non fosse loro figlio, lo prendevano a legnate, appiattate, perché tanto non era loro figlio, e sapevano che di lì a poco l'avrebbero sostituito con uno nuovo, ecco perché lo hanno ammazzato. E questo facevano ciclicamente, quindi anche la povera bambina danese si è andata a fare una brutta fine sicuramente, a vantaggio di altri bambini che sarebbero venuti successivamente. Quindi serial killer spietati, terrificanti, che inizialmente non sembravano essere tali, ma poi si rivelano la peggior specie di esseri umani viventi. Ecco perché vi dico, un film molto molto duro da vedere e da digerire. Vi lascerò un voto perché, come vi avevo detto, quando su questo tipo di film non si salva nessuno, si sa già che faranno tutto una brutta fine, quindi non aspettatevi vendette, non aspettatevi che quello si alza e si vendica nei confronti dei genitori psicopatici, oppure che quelli dopo capiscono il giochetto. No, andranno avanti chissà quanti anni a fare questa cosa, quando dovrà massacrare genitori e bambini. Ve lo dico, è una cosa terrificante. Però il film veramente è un horror veramente ben fatto, un thriller psicologico ed horror veramente ben fatto, quindi ve lo consiglio, ve lo straconsiglio, andatevelo a vedere, perché per essere messa a Sundance evidentemente deve essere molto più alto della sufficienza, assolutamente, che merita di essere visto. Per questo vi dico, andatevelo a vedere, perché è un cazzotto nello stomaco, ma merita di essere visto. Ragazzi, vi do appuntamento alla prossima recensione, vi ringrazio, mi raccomando mettete like, condividete il video, iscrivetevi al canale, cose importanti, perché gli aggiornamenti sono importanti per le prossime uscite. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima recensione, ciao, alla prossima.